Ben ritrovati a tutti, buongiorno qua da Radio Rossonera, è 23 novembre del 2023. Buona giornata a tutti in questo giovedì che ci conduce all'antivigilia di Milan-Fiorentina. Fortunatamente tra 2 giorni si torna in campo e quindi smetteremo di parlare di amenità varie ed eventuali, ma si parlerà solo di campo, campionato e Champions League. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, ma non smetteremo di mettere like a questo video, arriviamo a 1000 like, 2000 like, 3000 like, 10.000 like, 800 like, scegliete voi, ma mettete mi piace perché ci supporta tantissimo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per tutte le notifiche. Oggi il menù è vario, molto vario, sono tanti piccoli stuzzichini, un aperitivo in pratica, insomma, di tanti piccoli argomenti. Ovviamente tra 2 giorni si torna in campo, quindi parleremo di Milanello, di quello che accade là in quel di Carnago, parleremo di un pochino di mercato, un po' dell'intervista ieri a Giorgio Furlani, un po' dell'intervista barra show, in realtà era una sorta di show quello che è andato in onda Podcast live. esattamente da Giacomo Poretti al Teatro Oscar a Milano con Paolo Maldini e basta così, e più o meno basta così. E vi ricordiamo anche che ieri su questo canale è uscita l'analisi infortuni parte 3, quindi vi invitiamo a Bravo. recuperarla. Eccola qua col direttore che ha fatto come ogni anno i suoi Excel, i suoi grafici e quindi vi invitiamo a recuperarla anche perché è un'analisi ben dettagliata, è un quadro della situazione anche in base a quello che è accaduto poi negli anni scorsi e quindi è importante dare un'occhiata a questa analisi, a questo video. Andate anche lì, mettete like anche lì, vedete anche quel video e commentate. Vi faccio ingolosire. 1, 2, 3, 4, Ah, dai piccoli 5, assaggini, okay. 6 e tante altre cose che avevamo fatto. Torniamo a noi, dai, torniamo a noi. Gazzetta dello Sport. Il Davide di Melaniello. Ma dove ha pre Bello! Questa gazzetta mi piace. eh. Posso essere proprio cattivo? Sai che siete rimasti tu e la Gazzetta a parlare di David in Può questo momento essere, storico, probabilmente. Cioè non trovo grandi corrispondenze altrove. Poi magari me ne son perse io, però negli ultimi 15, 20 giorni siete è un po' la Gazzetta che la sta portando avanti questa Ma trattativa io in di realtà David a infatti gennaio. volevo dirti, cioè io non è che so, cioè non so nulla e soprattutto non ci credo neanche troppo in realtà. Mi gasa, il David di Milanello suona bene dai, è una Sì, sì. semicito Lo comunque. fece ai tempi, credo, Carlo Pellegatti per David Beckham. Mh, mh. Ok, il livello allora è quello, lasciamolo Forse lì. era più conforme. Certo, però io non avendola mai sentita ti dico che gasa anche David in realtà o David, pronunciatelo come vi pare, con la maglia del Milan per quanto mi riguarda. Poi so che a tanti non Mh, piace, so che tanti vorrebbero un attaccante di 1,90 diverso, so che tanti si stanno aggrappando, ma anche giustamente ti direi, mh. al fatto che questa stagione ancora non abbia fatto nulla di che. Ci sta, per carità. A me lui come proprio tipo di giocatore piace tanto e credo anche che abbia delle caratteristiche giuste. Poi Si era capisco e intuito. rispetto e ci mancherebbe altro chi vuole invece altre tipologie di attaccanti. Bisogna anche considerare che un giocatore del livello di David, al prezzo di David, sì, ovvio, puoi sempre pescare il jolly, la scommessa che può diventarti anche più forte di David e spendi meno, però se vuoi andare sull'usato sicuro di quel livello lì, a quel prezzo lì, a tot mesi dalla scadenza, in realtà c'è ben poco. Quindi quindi io lo approvo, l'ho sempre approvato e a me piace tanto proprio lui, quindi non posso dire: "No, che schifo". Capisco i tanti tifosi che vorrebbero magari altro o a cui Vabbè. non fa impazzire. In taglio alto c'è Sinner che torna a vestire la maglia azzurra. Mi ricordavo fosse un problema. Andiamo avanti. Vabbè, Ora ma la pass Gazzetta coi problemi, con le personalità forti che diventan dei mannaggia, problemi, ci va a mannaggia. nozze. Pioli boccia Jovic. Gioca lo svizzero, quindi con la Fiorentina dovrebbe partire sicuramente al primo minuto Okafor, che ha già fatto 3 partite da attaccante centrale con la Svizzera negli ultimi 15 giorni, quindi si è anche un po' rodato in questo.
A gennaio si punta sul 9 canadese, o Rocafort, poi David, o David. Sabato no dal primo con Pulisic e Chukwueze, sul mercato l'attaccante lì l'obiettivo top, Guirassy prima alternativa. Ok. Avresti più detto il contrario, / preferiresti il No, contrario? no, no. Sapevo poteva piacere un pochino di più Adams, però ci sta anche Guirassy. Sapevo che come Sì, i alternativa nomi era un sono pochino più quelli. Adams, però va bene. Cioè, i nomi son quelli alla fine, sono gli attaccanti, cioè provi a fare David a parte, perché stiamo parlando di David a parte, provi a fare magari quello che aveva fatto il Napoli ai tempi con Osimhen, Mh. cioè prenderlo prima del salto quasi al tuo livello o del tuo livello, quello che probabilmente non puoi più fare con Boniface, Mh. perché sta esplodendo a Leverkusen e avresti dovuto prenderlo nel Quest'estate. da Saint-Gilloise o Gilloise insomma, prima che andasse a Leverkusen, e invece sia Adams che Guirassy o Girassi, anche qui le pronunce sono varie e tante, sono i giocatori che stanno adesso esplodendo, stanno adesso facendo vedere certe cose e quindi li puoi prendere, li devi prendere adesso, prima che facciano quel salto che è quasi al tuo livello, o del tuo livello, o qualcosa in più del tuo livello, e a quel punto non puoi prenderli più. Ecco. Ma David stesso ti direi è in questa categoria, se non fosse che ha uno storico di prestazioni, di gol segnati, di assist, di anni già alle spalle, che lo portano ad avere un cartellino diverso, sicuramente. Andiamo con un mistero invece adesso, Scusa, Henry. in caso tu dei 3 vai su? Mhmm, che mo ti miseria. voglio. No, no, rispondi, mettici la faccia. Metto la faccia, guarda. La mia faccia è la risposta. Nessuno. Perfetto. Ma cioè, nel senso, se fossero arrivati, che so, l'anno scorso, 2 anni fa, a fare un pochino la spalla di Giroud ci sta. Mh, Ma in teoria li stiamo anche prendendo per essere il post Giroud. mh, Sono il post Giroud? Questo non mh. lo so. Cioè la spalla di Giroud alla grande, assolutamente. Vabbè, andiamo sul mistero di Milanello. Dove è finito Simon Kjær? Non lo so. Il danese torna dopo il Dortmund addirittura, neanche in Champions, dopo il Dortmund. Che Pioli al su questo è una centro. è l'affaticamento da chiamare Marco Fregatti e Guinness World Record qui, cioè da Non puoi portargli la ricordarti il nome e il coccarda. cognome. Marco Fregatti, il GOAT dei Guinness World Record. È da portare veramente la coccarda a Milanello con Gerry Scotti che fa Guinness World Record per l'affaticamento più lungo Eccolo di qua. sempre. È dal 29 ottobre che si è affaticato da quel pre-Napoli-Milan che veniamo a scoprire nella giornata stessa, perché così, siamo amanti delle sorprese, che era affaticato e quindi non può essere della partita, non potrà essere nemmeno delle partite col Paris, con l'Udinese, con il Lecce, a questo punto con la Fiorentina e col Dortmund, e andrebbe a scavallare, così fosse, il mese di affaticamento. E te l'ho detto, è dai Guinness World Record, punto e basta. Guarda che ci vuole una cura di betotal incredibile, per riprendersi da tanta fatica. Lo so. Il danese torna, come È detto, dopo il chiaro, Dortmund. allora, Mh. magari le nostre parole son travisate, bisogna anche noi credo non ce l'abbiamo con Simon, Ma no, ma ci sia ben mancherebbe chiaro, altro. sia ben chiaro, non stiamo parlando di quello, perché magari qualcuno potrebbe anche travisare e dire: "Guarda, questi 2 che se la prendono con Kier, No, dicono che fa ma finto che no". proprio no, Assolutamente assolutamente no, no. cioè assolutamente no. Non stiamo parlando di quello quando siamo così sarcastici nel parlare dell'affaticamento di Kier, ecco. No, stiam parlando dell'ultimo centrale rimasto oltre i 2 titolari e che se non c'è per un mese è un bel problema. E Mh. quindi sarebbe anche cosa buona e giusta capire il perché questo signore, che una mano grossa ce la potrebbe dare in questo periodo, perché se a uno dei 2 centrali viene un mezzo raffreddore un po' più forte
tipo Malik Ciao, se prende l'influenza, fortunatamente l'ha presa nella sosta, ma se la Stavo per dirti, sta prendeva già sabato cadendo. mattina, che facevamo? Con chi giocava in mezzo? Perché questa è la verità, è rimasto l'ultimo cambio possibile ai due centrali titolari, Simon, e se non c'è è un bel problema. Vabbè, lo ritroveremo prima o poi. Sarà qualche bosco. Mentre dovrebbe, uso il condizionale perché ancora in gruppo vero e proprio non l'abbiamo visto, tornare per la Fiorentina Loftus-Cheek, ma uso il condizionale perché rimango a quell'allenamento di ieri ancora non in gruppo e rimango all'allenamento di oggi, che se dovesse essere davvero in gruppo, allora sì, possiamo dire va bene, è abile, è arruolabile, ci può stare per la partita di sabato, probabilmente Detto non so se dal ciò, primo minuto. ecco, detto ciò, tra l'essere abile e arruolabile e il schierarlo e rischiarlo con in vista la sfida col Dortmund, che abbiamo visto anche ieri quanti introiti porterebbe, quante cose porterebbe, ecco, ce ne passa. Io credo che rischiamo di vedere quello che abbiamo visto nella coppia di partite Udinese-Paris Saint-Germain, cioè Mh-mh. uno spezzone poco con l'Udinese, dove si deve un attimo ricalibrare, e poi una partita al primo minuto contro il Paris Saint-Germain, in questo caso contro il Dortmund. Credo che possa essere la soluzione giusta, magari a sto giro non tenendolo in campo 100 minuti, perché abbiam capito che va dosato, e dopo che gli vedi fare sforzi di un certo tipo, magari forse è meglio toglierlo, fai giocare 1 oretta, 70 minuti, Andiamo al teatro Oscar di ieri per chiudere questo mattino Milan. Andiamo a vedere un paio di passaggi di quello che è stato l'arrivo, diciamo, di Paolo Maldini sul palco, poi leggeremo un paio di dichiarazioni. In realtà Paolo si è un po' fermato alla carriera, a temi un pochino più generali, non ha granché parlato di presente né del recente passato, tranne qualcosina, ma tra poco le leggiamo. Paolo Maldini! Bravo Paolo! Vai Paolo! Non è Paolo che è alto, è Giacomo che... No, scherzo. Era sul profilo Instagram del podcast, tra credo poche ore, pochi giorni uscirà anche come al solito per chi non ha avuto la fortuna o la volontà di prendere i biglietti per andarlo a vedere a teatro, ve lo potete poi rivedere tranquillamente a casa. Paolo ieri ha parlato un po' di temi generali, Henry. Sì. Ha parlato della differenza tra calciatore e dirigente, ovvero in una subisci il risultato, nell'altra lo determini, e io soffrivo tantissimo e mi agito, mentre quel buon tempone di Ricky Massara soffriva ma in silenzio. Sì, poi in realtà tanto in silenzio non sa. Eh, vediamo un attimo se Ma lui è proprio così, in camera e poi butta fuori tutto, cioè non Mm. ci sono anche le persone così, in camera, in casella, magari in silenzio, poi però quando deve parlare viaggia. Non farò mai l'allenatore. Vedevo mio papà che aveva sempre voglia di allenare, aveva la valigia pronta e poi magari incontri anche qualche presidente un po' così così e non me la sentivo. Quando ho smesso sapevo bene cosa non volevo fare. Noi calciatori siamo dei matti e si riescono però a controllare. Per fortuna le cose che succedono restano nello spogliatoio. Lei ha un gran talento, al di là che faccia calcio, modello, cantante, ha qualcosa di importante. Mi ha chiesto di far uscire il disco 2 giorni prima della partita, le ho risposto che non era un problema, ma avrebbe dovuto segnare 2 gol il sabato. Non segnò, ma fece assist. La cosa più bella di questi La anni sono proprio i partita rapporti personali. Lui è arrivato dal Lille, era un gran talento, ma doveva ancora dimostrare. Il rapporto che si crea con loro è la cosa più bella che ti rimane, più dei trofei e delle partite vinte. Sono sempre dei rapporti personali, ti mette a disposizione per formare questi ragazzi. Chissà che partita era, tra l'altro. Queste Eh, parole son molto belle, basta vedere quando è uscito il disco.
Ma qual era il primissimo? L'ultimo? Cioè, va a capire. No, dicevo, parole molto, molto belle e secondo me un pochino sottolineano, cioè non che era nelle sue volontà farlo, lo capto e lo posso pensare. Dicevo, sottolineano l'importanza della figura di un dirigente con un certo peso specifico per tutto quello che non è la parte del mercato, no, cioè noi abbiamo sempre detto, e la cosa che si nota di più è quella del calciomercato, no, chi ha comprato Massara, chi ha preso Maldini, chi hanno trovato, con chi stanno andando a trattare Maldini e Massara, no, la parte del campo, no, la parte della gestione quotidiana, dell'interfacciarsi quotidianamente, non viene mai esaltata troppo, non viene mai evidenziata troppo. Ne ha parlato tanto bene Maldini ieri in questa intervista, è forse quello che manca al Milan da quando Maldini e Massara non ci sono più dall'inizio della stagione, questa sorta di vuoto dirigenziale, ripeto, non per il mercato che è stato sostituito e anche più che degnamente col mercato che è stato fatto. Manca quella parte lì, la parte di gestione quotidiana, la parte di rapporto con i giocatori, magari anche di tirata d'orecchie, di conforto, di consiglio, di dialogo semplicemente, di rapporto coi giocatori rispetto all'allenatore, di rapporto con l'allenatore rispetto ai giocatori, cioè la parte di campo, proprio di gestione di un gruppo e della coesione del gruppo tra i giocatori stessi e tra i giocatori e l'allenatore manca da quando Maldini e Massara non ci sono più e questa cosa direi che un pochino si è anche notata, ecco. A me nel senso, quella cosa lì manca e lo vedevi non tanto da parole, interviste, lo vedi perché Rafael Leao, Theo Hernandez, Calabria, prima uno, poi l'altro, Maignan, di tanto in tanto, di punto in punto, messaggi e segnali di questo tipo li hanno mandati sui propri social, pubblicando foto con Maldini e Massara, mettendo la foto Leao con la nuvoletta con Maldini, scrivendo ascoltando. Quella roba lì non c'è più adesso, ed è inevitabile. Chiudiamo con l'ultimo passaggio, cioè quello legato a Messi, che a un certo punto così è stato sparato fuori sul palco. Penso che un calciatore come Messi sia uno spettacolo per tutti, anche se ormai è tardi. Quando leggevo che poteva andare all'Inter ero amareggiato. Per 10 giorni ho provato a portarlo al Milan, ma poi abbiamo capito che era impossibile. Questo è All'improvviso. io e Paolo Maldini abbiamo lo stesso segno zodiacale, che io sui segni zodiacali credo in realtà poco, ma su certe caratteristiche sì. E questa cosa del un pochino impermalosirsi, prendersela un po' a male e provare a sovvertire le cose ce l'abbiamo. E capisco che soprattutto lui poi con quella mentalità lì, cioè che eleva all'ennesima potenza questa cosa qua, immagino il meccanismo che sia nato nella sua testa per provare a prendere Messi così a caso, in una decina di giorni, però direi che era impossibile sia per Milan che per l'Inter in quel momento lì. Tra l'altro, a proposito dell'Inter, ha fatto anche i complimenti a Giacomino Paretti per la vittoria dello scudetto già, e direi che è stata cosa buona e giusta. Direi di chiudere qui, Henry. Ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan alle 11 e poi per il resto dei nostri appuntamenti con Ah, lance ecco, alle a 16 proposito, delle visto che a Chiama 16. Milan tra pochi minuti sarò o con Giovanzana o con Menini, venite a supportarmi, vi Madre prego. mia. Fate 'sto favore, venite ad aiutarmi e mettete like a questo video proprio perché tra pochi minuti sarò o con Giovanzana o con Menini. Cioè abbiate un attimo di conforto nei miei confronti. Ciao. Saluti.